Non è facile affrontare questo argomento, quello dell'alfabetizzazione nel settore del voice over. Ho molti colleghi che si stanno dedicando all'AI, si sono fatti clonare. Io non sono un contrario, l'ho già detto in un altro video, per esempio, dove ho raccontato, sperando che qualcuno poi lo guardasse, ma tanto io sono uno che grida nel deserto, che non se lo caga nessuno, ma cercavo di spiegare che se si facevano clonare la voce dovevano farlo su certi server e a certe condizioni, e non andare per esempio a farsi clonare la voce su voices.com o su Voice123, dove arrivavano questi casting dove ti davano $2.500, saranno $25.000 se per caso verrai scelto, intanto però ti clonano la voce. Tu cedi tutti i diritti con degli NDA che lasciano scritti loro, e comunque sono all'estero, quindi vai a vedere di fargli una causa se scopri che cosa che hanno fatto, e loro prendono i modelli che riescono a caricare e li vendono ad aziende che hanno bisogno di modelli per fare questo tipo di cosa, per tantissime voci. Così molte persone hanno magari approfittato di questa cosa, pur non essendo speaker professionisti, e si sono lasciati clonare per portarsi a casa €1.000, $1.000, chi 500, poi via via i prezzi sono sempre più calati man mano che ne avevano meno bisogno. E quindi io spiegavo ai miei colleghi professionisti: andate voi direttamente dal server e ditegli: io sono un professionista, ti offro la mia voce, quanto mi dai? Punto. E lì scopri che il mercato è diverso da quello che ti propone Voices.com, che è diventato veramente ridicolo ormai, cioè sono dei cacciatori di soldi, nel senso che loro, se possono prenderti e spremerti come un limone, non gli frega assolutamente niente. La gente più assurda del mondo sta lavorando nel mondo del voiceover lì dentro. Non parlo degli speaker, che se ci stanno si vede che hanno un ritorno, ma parlo proprio dell'azienda, della dirigenza, che fa veramente orrore. Bene, ho spiegato alle persone questa cosa: andate, fatevi pagare, c'è un fee annuale, cioè puoi dare un tempo all'uso della tua voce, perché la tua voce ti appartiene. Queste aziende, Marf piuttosto che Eleven Labs, ti riconoscono questa cosa, chi in un modo, chi nell'altro. Ad esempio, ti dicono: se viene venduta la tua voce, finché tu stai sopra al portale, non cancelli il tuo modello, la tua voce frutta, cioè viene usata, bene, noi ti diamo un centesimo, che ne so io, 2 centesimi, eccetera. Questo è un messaggio che hanno capito soprattutto le persone che stanno a casa a non fare un cazzo, perché sono senza lavoro, perché la crisi c'è per tutti, c'è un sacco di gente che non ha niente da fare, o comunque ha molto tempo libero e dice: ma perché non mi faccio clonare la voce? Me la faccio clonare anch'io e vado sul server Eleven Labs. Se tu vai a sentire le voci che ci sono sopra, ci sono un sacco di persone, degli scappati di casa, che hanno preso il microfonino e mettono lì la voce. Scappati di casa dal punto di vista professionale, cioè sono persone comuni che hanno messo la loro voce di sopra, però non ti puoi collocare tra i professionisti. Il professionismo è un'altra cosa. Il professionismo è avere almeno l'ABC del mestiere, ed è una cosa che fai, che ottieni lavorando per fare questo mestiere. È come un artigiano, il nostro mestiere da artigiani, veramente. Cioè, voglio dire, io sono qui, adesso mi è venuto in mente di raccontare queste cose, che io sono delle valvole di un mio preamplificatore. Questa è la capsula del mio microfono, che alla fine poi ho cambiato. Prima ho fatto il prellato di gallone, c'è un video, poi alla fine l'ho cambiata perché non si sente, cioè, avevo bisogno di farlo suonare come si deve. Tutta questa passione per l'hardware, per il suono, per il mezzo che consentirà poi alla tua voce di portare il messaggio, è parte, diciamo, dell'esperienza totale della persona che sta lavorando con te, con cui tu ti interfacci per fare il voice over. Non è una macchina che lo genera in automatico sempre uguale e in cui ci sono delle levette per spostare la cosa. È un rapporto tra esseri umani che vogliono comunicare delle cose, e da una parte c'è uno che ha il mestiere per comunicare, dall'altro c'è uno che ha la necessità che qualcun altro comunichi. E perché ti racconto questa cosa? Perché recentemente mi sono arrivate, a parte proposte indecenti con NDA che non si possono neanche raccontare, dopo te ne racconto uno, ma di persone che dicono: beh, no, la tecnologia andrà avanti. Si sono fatti intortare dai vari guru dell'intelligenza artificiale, quelli che trovi online tutti così. Sembra che abbiano preso un coso di, sono stati sodomizzati, in quel momento li hanno fermati lì, e
perché fa delle cose fantastiche, adesso vedrai Sora, con Sora non ci saranno più i registi, è ancora lì, prova ad andarci sopra Sora, cerca di fare un video, io lo dico molto spesso, cercate di usare questa roba per capire come funziona realmente, cioè non fatevi inchiappettare da questi personaggi che vogliono deliberare la loro sodomia ad altri, ma queste persone, i miei colleghi, dicono no, ma anch'io allora mi va, perché vedrai che io potrò vendere sia la mia voce naturale che la voce artificiale. E qui casca l'asino, perché devi vendere la tua voce artificiale? La tua voce artificiale non parla come te, cioè se io mi clono la voce, io l'ho fatto il test, no? Ho sentito la mia voce clonata in diversi modi, ho usato diversi sistemi, perché non puoi clonare solo la tua voce mentre parli, devi clonarla in diversi modi e vedere come la macchina risponde. Ma comunque vada, il risultato è scadente. Cioè, se io mi sento parlare in quel modo, la prima cosa che penso è devo correggere quella cosa lì, perché è sbagliata. Allora, tu vuoi vendere la tua voce artificiale e quella naturale, ma per quale ragione? Cioè, tu il tuo mestiere, perché lo fai? Per guadagnare 4 soldi? Ma ci sono mestieri in cui si guadagna molto di più che a fare voiceover, si lavora molto meno. Ma l'idea che gli hanno propinato e che questi qua credono è che questi possono guadagnare senza lavorare, cioè prima fai la clonazione della tua voce e poi non fai un cazzo. Non è così, non è affatto così. E a parte che non guadagni delle cifre spaventose, però se anche riesci a guadagnare qualcosa, devi comunque preparare dei modelli, lavorarci sopra, per fare cosa? Per rivolgerti a chi? A quale tipo di pubblico? È un pubblico che riconosce la differenza tra te e quell'intelligenza artificiale oppure no? Se non la riconosci la differenza, tu, come persona, come professionista, non vali molto per loro, perché sei intercambiabile con chiunque altro. Se non sono in grado, il pubblico a cui ti rivolgi non è in grado di riconoscere la differenza che c'è tra te e la tua macchina e accetta una o l'altra solo per una questione di risparmio, non sta dicendo mi piace la tua voce, sta dicendo fammi spendere poco, più o meno ci sei dentro al range di idea che avevamo in testa per la voce che volevamo scegliere, ce ne frega un cazzo che la faccia tu o che la faccia qualcun altro. Quindi sei intercambiabile con chiunque, in qualunque momento. Ma questo è il mercato a cui ti vuoi rivolgere? Cioè questo è quello che tu intendi come mestiere? Se al cliente a cui ti rivolgi non gliene frega un beato cazzo e che lo dica tu o che lo dica una macchina non cambia, basta che tu gli faccia spendere poco, tu hai già perso in partenza. Stai combattendo nel terreno del tuo nemico, la macchina. E non è il tuo nemico perché la macchina diventerà più brava di te, ma perché tu diventerai peggio della macchina, perché tu ti dimentichi come si fa il tuo lavoro per rincorrere 4 soldi. E ti dirò di più, se non riesci a fare questo mestiere, scusa se sono cattivo, fanne un altro. Il mondo ha bisogno di tecnici di ogni genere, persone che sappiano fare da mangiare, accompagnatori, babysitter, dog sitter, insegnanti, autisti, cuochi, camerieri. Il mondo ha bisogno di un sacco di gente che faccia delle cose che le intelligenze artificiali non possono fare. C'è bisogno di altre cose. E ci sono molti miei colleghi che sono spaventati a morte quando hanno visto il calo del lavoro. Hanno detto è l'intelligenza artificiale che ci porta via il lavoro. No, è che prima noi eravamo tutti quanti sparsi su un territorio molto immenso. Nella parte centrale c'è la torta grossa dove non verranno cambiate le voci umane. L'intelligenza artificiale viene usata per fare le cose da macchina, quindi lì magari serve per un plugin, per fare un effetto, per tutto quello che ti pare, migliorare il suono, ma non certo per fare la voce e raccontare le cose dell'essere umano. Nella parte esterna della torta, dove prima c'era una grandissima quantità di lavoro, quindi usciva tutta la crema, poteva arrivare anche all'esterno, c'erano anche tutte le persone che lavoravano a basso costo, con clienti che, come ti dicevo prima, non riescono a percepire la differenza tra te vero e te macchina. Quindi se arriva la macchina,
Te vero e te macchina, te vero cazzo, devo abbassare il costo per arrivare al livello della macchina. Quello che potrei fare è vendere te stesso, diciamo, gli dai la manodopera. Io mi sono clonato, faccio lavorare la macchina e poi ti do il file editato, cioè faccio io il controllo per vedere che la macchina non abbia detto delle cazzate. Dove non riesce la macchina io aggiungo i miei pezzi con la mia voce vera, sperando che tu non te ne accorga, ma sicuramente non te ne accorgi perché non hai gli skill, la pelle, non hai le caratteristiche per poter riconoscere la differenza, e poi ti mando il file. E sto lavorando in questo modo ibrido, però è un cliente che tu o un altro non cambia, a meno che tu non gli dia un particolare servizio o gli offra un particolare servizio per cui lui viene da te perché gli dai quel servizio, ma che sia la tua voce, che sia quella della macchina, non gliene frega niente, ma non stai facendo voiceover. Perché non è solo il suono della tua voce. Se uno sente solo il suono della tua voce, non ha sentito tutto il resto, quindi non gli interessa comunicare, quindi non stai facendo il mestiere del comunicatore attraverso la voce. È come se per il doppiatore servisse solo il suono della voce. Ma che cazzo dici? Per fare doppiaggio non serve il suono della voce, c'è tutto un mestiere dietro. Il suono della voce è solamente l'alone di copertura, ma tutta la struttura sotto manca. E se non c'è quella, non puoi fare neanche il doppiatore. Così come non puoi fare il cantante. Ah, che bella voce, dovresti fare il cantante. Ma che cazzo dici? Non è la bella voce. La bella voce è il colore della voce non serve a un cazzo. È tutto quello che c'è sotto. Il cantante, per poter cantare così come senti e così come ti emoziona, ha tutta una struttura sotto che tu non conosci. Ma d'altra parte al pubblico non è mica richiesto di conoscere le tecniche registiche per apprezzare un regista. E d'altra parte il pubblico stesso, se ha guardato 1000 film, non può diventare regista. Se tu sei un appassionato di cinema, hai sentito 1 miliardo di doppiaggi, questo non fa di te un doppiatore, fa di te un appassionato, ma tu se ti metti davanti a un microfono a fare un doppiaggio farai cagare, esattamente come me. Io sono uno speaker, studio doppiaggio perché voglio migliorare il mio mestiere, ma non lo faccio di mestiere, cioè non ci vado di mestiere, io non vado a Roma o a Milano a fare doppiaggio, non ci vado principalmente perché pagano meno, pagano poco, I doppiatori devono lavorare veramente tanto se vogliono guadagnare qualcosa, quindi io ho sempre detto no, vabbè, ve lo lascio fare a voi, ma studio con loro. Perché altrimenti resto inchiodato su solo una parte del settore e non posso comunicare agli altri. Ci sono un sacco di cose che anche nel settore del voice-over devono essere comunicate con il sapere e le capacità di un doppiatore. Il doppiaggio è un altro ramo, diciamo così, della voce, esattamente come il canto. Chi sa cantare non è detto che sappia parlare, e chi sa fare doppiaggio non è detto che sappia fare voice-over nel modo standard classico canonico che noi conosciamo. Magari per un progetto funziona bene, per un altro no, assolutamente. Cioè, voglio dire. Quindi ti sei fatto clonare? Va bene, perché il momento è di crisi e di difficoltà, hai fatto benissimo, nessuno ha niente da dire. Ma non è quello il futuro del voice-over, quello è il futuro della macchina. E soprattutto quando la tecnologia entrerà di più dentro agli strumenti che già stanno usando quelli che ti prendono con la voce clonata, perché se loro potessero eviterebbero di avere contatti con te, direbbero alla macchina generami la voce per questo coso qua, la macchina lo fa in automatico, esce una voce, scegli quale, ecco quella voce lì potrebbe essere o una voce che ha i diritti e quindi verrà pagata, o una voce autogenerata dalla macchina. Perché? Perché la macchina può fare anche questo, mescolare più voci, creare delle voci nuove prendendo il parlato separatamente. Quindi prendiamo una voce americana, una tedesca, una francese e poi gli abbiamo fatto il suono. A questo punto vado a prendere il modo di parlare di un italiano e tu non lo riconoscerai, che è quell'italiano che parla con la voce di 4 americani messi assieme. Può fare anche questo, quindi il tuo mestiere di voce clonata io non so quanto possa durare e fino a che punto possa arrivare, soprattutto considerando il fatto che il tuo cliente non è alfabetizzato e non sente la differenza. Poi ci sono quelli che la differenza la sentono, ma usano questa tecnica, cioè chiederti la voce artificiale, per una questione puramente economica. Cioè, ho agenzie che mi hanno scritto, puoi farci un preventivo dicendo quanto costa questo lavoro fatto con la tua voce artificiale o con la tua voce naturale? Dando per scontato che io la voce artificiale ce l'avessi già. E a cui ho risposto, carissimi, non ho una voce artificiale, non mi farò clonare.
D'altra parte, se io dovessi farvi questo lavoro con la voce artificiale, probabilmente verrebbe un lavoro di merda. Io non intendo fornirvi un lavoro di merda. Non ho usato la parola merda, ma ci sono andato molto vicino. E poi voi mi chiedete un lavoro finito, quindi io devo comunque editare questa roba, cioè devo prendere il vostro testo, buttarlo sul server che io utilizzo per la mia voce artificiale, generare l'audio, verificare che l'audio sia corretto, e poi farvi il file, nominarvelo, eccetera. Se ho 500 file da fare così, ma li faccio io. Cioè, diamo per scontato che sia una cosa che noi che lo facciamo di mestiere non lo vogliamo fare perché è lungo e noioso. Ma sai il cazzo che me ne frega se il tuo libro è lungo e noioso? Io mi ci appassiono perché è parte del mio mestiere entrare dentro al lavoro che tu mi proponi. Se lo accetto è perché io ci entro dentro, altrimenti dico no, guarda, mi hai dato una cosa che io non conosco, non so leggere, non capisco, devi andare da qualcun altro. Bisogna anche saper dire così. Quindi se lo accetto è perché ci entrerò dentro. Se mi parli di cose bancarie, tecnologiche, filosofiche, io mi studio la cosa che mi stai facendo leggere, perché devo portare la persona che poi l'ascolterà a capirla. Devo essere io il primo a capirla, anche se è una favola per bambini, ma cazzo devo immaginarmi comunque come lo zio o il nonno col bambino lì a cui racconto una cosa. Non posso raccontarla a macchina, a parte il fatto che potrei anche mentire. No, non ci avevo pensato, però potrei mentire. Cioè la prossima agenzia che mi arriva e mi dice col tuo clone costa così e con la tua... E io gli dico sì, non ti preoccupare, io ho un clone bellissimo. Tanto lo farei io alla fine. Ho un clone bellissimo, costa così gli fai lo sconto. Dice, però adesso lo vogliamo con la voce normale. Oh, non c'è problema, è indistinguibile la voce naturale da quella del clone. E poi gliela fai comunque. Sei in crisi, non hai un cazzo da fare, dici che hai un clone anche se non ce l'hai e non ti sei fatto un culo così, non ti sei andato a fare. Guarda che questa è un'ipotesi che non è da buttare via. Arrivano ultimamente delle cose particolari in cui ci sono gli NDA che ti propongono delle cose. Non so, l'ultima mail mi diceva allora ti mando un lavoro, cioè ti chiedo di partecipare a questo casting, sarà fatto così. Allora faremo 1 ora e mezza, 2, non mi ricordo quanto di sessioni dal vivo, no? Per realizzare 2 o 3 spot, non sappiamo ancora esattamente quanti. Noi però ti cloneremo la voce per fare questi spot. Che cazzo stai dicendo? Perché mi vuoi clonare la voce per fare 3 spot e siamo 3 ore in live? Ma cioè gli spot in una sessione dal vivo te li faccio tutti, non hai bisogno di fare questa cosa. E quindi mi pagavano una cifra che secondo loro era adatta al tipo di richiesta che mi facevano, cioè il cliente voleva sentirsi libero di usare la mia voce per degli spot che io quindi non avrei sentito. Non sapevo che cosa facevano dire alla mia voce e poi l'avrebbero duplicata al massimo un paio di volte e poi l'avrebbero cancellata. A parte il fatto che tu sei all'estero, questo cliente era un cliente molto grosso su cui fai anche delle ricerche quando fai online. E chi cazzo ci va da quelle parti a discutere con loro se loro utilizzeranno questo per i loro sistemi interni, eccetera? Poi perché chiedi la mia voce? Non riesco a capire. In quelle 3 ore gli spot te li faccio. Al prezzo che mi proponi, io ti faccio i 3 spot, ma non mi faccio clonare la voce. Perché dopo io non so che cazzo ci fai tu con la voce clonata. E veramente è una cosa che non ha... Allora dico, vabbè, ho giocato di sponda e ho detto, senti, fai una cosa, è molto interessante quello che mi chiedi, mandami l'NDA che mi hai detto, perché mi ha detto ti mandiamo un non disclosure agreement, che è il contratto, e vediamo che cosa c'è scritto. E allora evidentemente hanno pensato, qua c'è un pollo che possiamo spennare, e mi mandano l'NDA. Nell'NDA di quello che loro avevano promesso nel loro messaggio non c'era niente, c'era tutt'altro, c'erano solo degli obblighi per me che avrei dovuto registrare in un luogo separato, possibilmente non connesso a internet, non ci dovevano essere telecamere, non avrei dovuto parlare con nessuno di questo progetto su cui stavo lavorando e dovevo caricare i file direttamente sul loro server e poi cancellarli dal mio archivio, non doveva esserci traccia del fatto che io avevo lavorato per loro con questi file. Cioè, significa che se per caso tu mi cloni la voce e poi non la cancelli come hai detto e io ti scopro, io non posso provare a nessuno che questa cosa è avvenuta perché devo aver cancellato le email, non ci devono essere tracce. Già questo è una cosa secondo me criminale.
Per non parlare del fatto che comunque loro si tenevano tutti i diritti di tutto il lavoro che tu facevi per loro, quindi esattamente il contrario di quello che c'era scritto dall'altra parte. Ma cara testina di cazzo, credi che le intelligenze artificiali che stai usando tu, su cui mi volevi usare, non funzionino per me? E ho aperto 2 o 3 intelligenze artificiali, ho fatto analizzare sta roba in inglese e mi hanno detto: oh, attenzione, questi qua ti vogliono inchiappettare, red flag, e me lo diceva la macchina stessa. Quindi o tu, e poi una era la tua testina di cazzo. E quindi a questo punto gli ho mandato un preventivo che prevedeva: allora, se volete fare questa cosa, vabbè, ci posso anche stare, però mi dovete... E gli ho sparato una cifra, e loro naturalmente sono scomparsi dall'orizzonte. Attenzione, quando firmate un NDA, non firmatelo, proprio, e non fate lavori per cui non avete capito l'NDA che vi stanno proponendo, o comunque lavori che possono svoltare verso una possibile clonazione della vostra voce, perché il problema non è che clonano la vostra voce e la vostra voce è bellissima. La mia voce è una voce come tante, ce ne sono tantissime molto belle in giro per il web. Il fatto che mi chiedano di clonare la mia, se tu già l'hai chiesta, si vede che hai interesse nella mia in modo particolare, qui la paghi. Perché è una mia proprietà, è un pezzo di me, è come se ti dessi un occhio, un marone, capito? Cioè, no, quello è roba mia, è pezzo DNA mio, mi dispiace, è roba mia, c'è tutto il mio vissuto dentro, c'è tutta la mia vita, non è è che tu usi poi come cazzo ti pare, no. Non fate questa cosa, datelo in pasto alle intelligenze artificiali, usate anche quelle gratuite, ve lo dicono lo stesso, tanto sono gli stessi che le fanno, sanno perfettamente quello che c'è dentro, che le hanno allenate con tutta la loro cattiveria e bastardaggine, quindi, capito? Va bene, volevo raccontarti questa cosa, grazie per avermi seguito fino qui. Quello che stai sentendo è il mio U87 con la capsula nuova sul mio... aspetta che te lo faccio vedere, chissà se ce la faccio. Questo qua, guarda, vedi che l'ho rimesso a posto, perché gli ho cambiato le valvole, devi sapere, nel senso che ho trovato le mie vecchie Telefunken, ma una va bene sul preamplificatore, l'altra invece sul compressore ho usato le Philips AEA, suona decisamente meglio, e quindi quello che stai sentendo tu in questo momento è questo preamplificatore che suona così dopo averlo sistemato nei giorni scorsi, e continuo a lavorarci sopra perché è una passione, quindi anche quando faccio queste cose le faccio mettendo in piedi tutte quelle piccole cose che mi danno gusto, cioè usare dei sistemi che possano comunicare con te nel modo migliore possibile, e questo fa parte del DNA di un artista della voce. Io non so se sono un artista della voce, ma sicuramente sono un professionista del voice over, e quindi ritengo che chiunque mi chieda una versione clonata di me non abbia capito un cazzo del lavoro che sto facendo. Ciao, grazie di tutto.